Acquedotti romani, uno dei più grandi capolavori dell'ingegneria antica. Un sistema che non solo riforniva d'acqua le città, ma che rappresentava un vero e proprio simbolo della potenza e dell'ingegnosità di Roma. I Romani svilupparono un sistema di acquedotti incredibilmente avanzato per l'epoca, in grado di trasportare l'acqua da sorgenti montane fino alle città, utilizzando semplicemente la forza di gravità. La pendenza doveva essere lieve e costante, una sfida che i Romani superarono costruendo tunnel attraverso le colline e arcate monumentali nelle valli. Ma non solo, ogni acquedotto era un capolavoro di precisione e manutenzione. Pensate alla grandiosità dell'Acqua Claudia, che si estendeva per 10 km prima di entrare a Roma, oppure alla maestosità dell'Acquedotto di Segovia, con i suoi archi che raggiungono i 28 metri di altezza. E non dimentichiamo la cisterna basilica di Istanbul, una struttura sotterranea che poteva immagazzinare una quantità impressionante d'acqua. Ogni città romana, da Roma stessa a Pompei, poteva contare su una rete di acquedotti, pozzi e cisterne per garantire un approvvigionamento idrico costante. A Roma, ad esempio, l'Aqua Appia, costruito nel 312 a.C., fu il primo di una serie di 12 acquedotti che rifornivano la città. E proprio grazie a questi acquedotti, Roma poteva vantare terme pubbliche, fontane monumentali e piscine private in abbondanza. L'acquedotto romano era anche una straordinaria opera di propaganda. Con la loro mole imponente, non solo assicuravano l'acqua necessaria per una popolazione numerosa, ma rappresentavano anche il dominio dell'uomo sulla natura. Ogni acquedotto era un messaggio di potere e progresso. La costruzione di questi acquedotti richiedeva una tecnologia avanzata e un'enorme quantità di risorse. Per superare i dislivelli del terreno, ad esempio, i Romani utilizzavano sistemi a sifone e ponti ad archi. E non è tutto. Il percorso era spesso sotterraneo, come nel caso di Roma, dove la maggior parte dei 507 km di acquedotti correva sottoterra. Ma come facevano i Romani a mantenere in funzione questi giganteschi sistemi idrici? Un gruppo di lavoratori specializzati, chiamati acquari, si occupava della manutenzione e della pulizia dei canali. Questi idraulici dell'antichità dovevano anche vigilare contro i furti d'acqua, una pratica comune che fu denunciata già nel I secolo d.C. da Sesto Giulio Frontino, supervisore degli acquedotti di Roma. I Romani avevano anche un grande senso pratico. Ogni proprietario che voleva l'acqua corrente doveva stipulare un contratto e per evitare frodi i tubi venivano decorati con mascherine particolari che ne impedivano la manipolazione. In conclusione, l'acquedotto romano non erano solo una struttura funzionale, ma anche un simbolo di una civiltà avanzata e potente.